Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci, in formato video, dove io personalmente vi leggerai i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco Fem7 Teramix Italy SRL. Ultimo aggiornamento, 30 settembre 2021. Cos'ha Fem7? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Assumere Fem7 durante la gravidanza e l'allattamento. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Sovradosaggio. Proprietà farmacodinamiche. Proprietà farmacocinetiche. Dati preclinici di sicurezza. Elenco degli eccipienti. Farmaci equivalenti. Farmaci esteri. Cos'ha Fem7? Fem7 ha un farmaco a base del principio attivo estradiolo amidrato, appartenente alla categoria degli estrogeni e nello specifico estrogeni naturali e semisintetici, non associati. È commercializzato in Italia dall'azienda Teramix Italy SRL. Fem7 può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni. Fem7 4 cerotti transdermici. Informazioni commerciali sulla prescrizione. Titolare: Teramix Ireland Limited. Concessionario: Teramix Italy SRL. Ricetta: RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Classe A. Principio attivo: estradiolo amidrato. Gruppo terapeutico: estrogeni. Forma farmaceutica: cerotti. Indicazioni: terapia ormonale sostitutiva, TOS, per i sintomi da carenza estrogenica in donne in postmenopausa. Terapia di seconda scelta nella prevenzione dell'osteoporosi postmenopausale in donne con un aumentato rischio di future fratture da osteoporosi, che sono intolleranti o per le quali sono controindicate altre specialità medicinali autorizzate per la prevenzione dell'osteoporosi. Vedere anche paragrafo 4.4. L'esperienza nel trattamento di donne con PA di 65 anni ha limitata. Posologia. Fem7 50 ha un cerotto a base di solo estrogeno che deve essere applicato sulla pelle una volta alla settimana su base continua, cioè ciascun cerotto deve essere sostituito con uno nuovo dopo 7 giorni. Nelle donne con utero intatto è essenziale associare un progestinico per almeno 12-14 giorni per ogni mese/ciclo di 28 giorni per prevenire l'insorgenza di iperplasia endometriale indotta dall'estrogeno. Per maggiori informazioni, vedere il paragrafo 4.4. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego a EUROS iperplasia endometriale a EUROS. Non ha consigliata l'aggiunta di un progestinico in donne isterectomizzate, se non in presenza di una diagnosi precedente di endometriosi. Per l'inizio e la continuazione del trattamento dei sintomi della postmenopausa, deve essere utilizzata la dose efficace PA bassa per la durata PA breve, vedere anche paragrafo 4.4. Quindi, la terapia deve iniziare normalmente con un cerotto di Fem7 50, che rilascia 50 microgrammi di estradiolo in 24 ore. Se dopo i primi mesi la dose prescritta non elimina i sintomi della menopausa, la dose deve essere adattata in modo graduale utilizzando un cerotto transdermico che rilasci 75 o 100 microgrammi di estradiolo al giorno. Non superare la dose massima di 100 microgrammi di estradiolo al giorno. Se dovessero comparire segni persistenti di sovradosaggio, come ad esempio dolorabilità mammaria, la dose deve essere ridotta. Le donne isterectomizzate che non sono in trattamento TOS o che stanno cambiando da una terapia TOS con un altro farmaco possono iniziare il trattamento con Fem7 in un giorno qualsiasi. Lo stesso vale per le donne con utero intatto che non sono in terapia TOS o che cambiano da una terapia TOS combinata continua. In donne con utero intatto che cambiano da un regime TOS sequenziale, il trattamento con Fem7 deve iniziare al termine del precedente trattamento. Non applicare il cerotto per 2 volte consecutive sulla stessa zona della pelle. Si raccomanda di scegliere le zone al di sotto della vita dove la pelle ha minore tendenza a formare pieghe, come ad esempio glutei, fianchi o addome. Fem7 50 non deve essere applicato sul seno o nelle zone limitrofe. Il cerotto va applicato sulla pelle pulita, asciutta, sana ed intatta, non appena rimosso dal suo involucro. Applicare il cerotto rimuovendo entrambe le parti della pellicola protettiva. Premere il cerotto sulla pelle per almeno 30 secondi, il calore è essenziale per assicurare il massimo potere adesivo. Se parte o l'intero cerotto dovessero staccarsi prematuramente, prima dei 7 giorni, si deve rimuovere il cerotto e sostituirlo con uno nuovo. Per favorire la compliance, si raccomanda alla paziente di cambiarlo, in seguito, il giorno già precedentemente programmato. Questa avvertenza vale anche per la paziente che dimentica di applicare il cerotto secondo lo schema. Tale dimenticanza può aumentare la possibilità di sanguinamenti o di spotting.
Controindicazioni: carcinoma mammario pregresso, sospetto accertato, tumori maligni estrogeno dipendenti accertati o sospetti, per esempio carcinoma dell'endometrio. Sanguinamento vaginale non diagnosticato. Iperplasia endometriale non trattata, tromboembolia venosa pregressa o in atto, trombosi venosa profonda, embolia polmonare. Disturbi trombofilici accertati, ad esempio carenza di proteina C, proteina S o antitrombina, vedere paragrafo 4. Malattia tromboembolica arteriosa in atto recente, per esempio angina, infarto del miocardio, epatopatia acuta, o storia di patologie epatiche fino a che i test di funzionalità epatica dimostrano un mancato ritorno alla normalità. Ipersensibilità accertata al principio attivo o ad una qualsiasi degli eccipienti. Porfiria. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. Per il trattamento dei sintomi della postmenopausa, la TOS deve iniziare solo in caso di sintomi che incidono negativamente sulla qualità della vita. In ogni caso, è necessario effettuare un'attenta, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione. Il metabolismo degli estrogeni può essere aumentato dall'uso concomitante di sostanze note per il loro effetto di induzione degli enzimi che metabolizzano i farmaci, in modo specifico gli enzimi vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale. Prima di prendere Femuseden insieme ad altri farmaci come Eurosaurantina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosdintoina Euro, Eurosfenitoina Icma Euro, Eurosgamibeta Complex Euro, Eurosnervaxona Euro, Eurosnevirapina Milana Euro, Eurosnevirapina Sandozba Euro, Eurosnevirapina Teva Italia Euro, Eurosviramunea Euro, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere Fim7 durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere Fim7 durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. Fim7 50 non ha indicato durante la gravidanza. Se si verifica una gravidanza durante il trattamento con Fim7 50, quest'ultimo deve essere immediatamente interrotto. I risultati della maggior parte, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. I dati clinici sulla terapia estrogenica non evidenziano che Fim7 50 possa avere effetti sulla capacità delle pazienti di guidare e sull'uso di macchinari. Effetti indesiderati. Gli effetti indesiderati riportati più frequentemente, 10%, negli studi clinici durante il trattamento con Fim7 50 sono state reazioni nel sito di applicazione, ad esempio prurito, eritema, eczema, orticaria, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. Il modo di somministrazione rende improbabile il verificarsi di sovradosaggio significativo. In caso di sovradosaggio è sufficiente rimuovere il cerotto. Proprietà farmacodinamiche. Codice ATC G03K03. Estrogeni. Il principio attivo, 17, beta-estradiolo sintetico, è chimicamente e biologicamente identico all'estradiolo endogeno umano. Supplisce alla perdita di produzione di estrogeni nelle donne in postmenopausa e proprietà farmacocinetiche. Dopo l'applicazione di un cerotto transdermico contenente estradiolo, la concentrazione terapeutica di estradiolo viene raggiunta in 3 ore e mantenuta tale per l'intero periodo di applicazione del cerotto, 7 giorni. Dati preclinici di sicurezza. Gli studi sugli animali con estradiolo hanno mostrato gli effetti estrogenici attesi. Non esistono dati preclinici rilevanti per il medico prescrittore in aggiunta a quelli già inclusi negli altri paragrafi. Elenco degli eccipienti. Parete dorsale. Strato trasparente di polietilene tereftalato, PET. Matrice adesiva. Copolimero a blocchi di stirene e isoprene ed esteri di glicerina di resine completamente idrogenate. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Fim7 a base di estradiolo emidrato sono Climara, Dermestril Septerm, Cerotti. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.